Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale YouTube. Io sono Piergiovanni Salimbeni, giornalista nel settore degli strumenti ottici e digitali. Oggi mi trovo presso l'Armeria Sacchi a Novara con Riccardo Sacchi. Ciao Riccardo. Ciao Pier, ciao a tutti, buona giornata. Riccardo Sacchi, Armeria Sacchi a Novara. Allora, io devo ringraziare immediatamente Riccardo perché in questi ultimi mesi molti appassionati mi hanno chiesto di fare delle comparative tra visori termici. Il problema è che è sempre stato molto difficile per me organizzare le visioni con le aziende, quindi Riccardo mi ha telefonato e mi ha detto: Pier, ci penso io. Quindi oggi con Riccardo faremo una comparativa insieme nello stesso istante su un soggetto molto particolare della fauna locale, mio amico Christian, della fauna locale. E quindi io vi direi di sedervi comodi, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, segnatevi anche il sito dell'Armeria Sacchi che trovate qui sotto in descrizione e ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Eccoci qua. Allora, per la comparativa abbiamo un'ampia scelta di prodotti. Visto che è mia discrezione, io punterei a dei 640 di diverse marche, insomma quelli che nella mia zona stanno andando maggiormente. Pulsar, prendiamo un XG35, parliamo di sensori 640, quindi già di un bel sensore, quindi prodotti di alta fascia. Un bel Vista, anche lui 640, l'H50, il Pulsar invece è un 35 e li appoggio qui sul banco. Appoggiamo qua, ma qui come in pasticceria. Sì. E l'IC Micro, un FQ50, un bel top di gamma. Perfetto, il Falcon 2.0, il Falcon, e li possiamo comparare. Come ATN il Blazer, sempre 640, lasciate stare che sia LRF perché tutti questi prodotti ci sono sia col telemetro che senza telemetro, ma oggi ci concentriamo sulla visione dei prodotti, quindi sulla qualità dell'immagine come uno preferisce. E 4 prodotti direi che per l'osservazione direi che sono ottimi. Ok, iniziamo così. Allora, nel frattempo abbiamo allestito una barra porta strumenti, vedete, con 3 teste sfera, e riusciremo forse a inserire su quella centrale altri proprio 2 strumenti, quindi 2 visori termici, quindi dovremmo riuscire a fare la comparativa, Riccardo, con 4 visori termici la volta. Perfetto. Quindi stessa scena, stessa la scena distanza. Chiaramente l'Alce, che è il mio amico Christian, va bene, utilizzeremo, lui si è dato disponibile. Ma dopo lo devi pagare, almeno una cena gli no, il caffè basterà. Il caffè, va bene, sei contento di poco. Sì, è un amico. E poi un'altra considerazione, ovviamente abbiamo discusso un po' con Riccardo, è meglio utilizzare le impostazioni standard. Sì, utilizziamo le impostazioni standard, magari l'orario che vedrete non è quello giusto, fa niente, l'importante è essere a parità per tutti gli strumenti delle impostazioni, da poter vedere come escono dalla scatola, insomma. Quindi poi riprenderemo un video e nel video montaggio successivo che sto girando adesso vi faremo vedere le differenze. Certo, e basta. Senti, invece, prima di metterti lì a lavorare, voglio chiederti un paio di cose, se hai voglia di discuterne con gli appassionati. Attualmente quali sono i prodotti più venduti? I visori termici o i clip-on? Guarda, sono un 50 e 50, cioè il visore serve sempre, il clip-on è utile perché si può togliere e si può mettere in diverse ottiche, e invece la comodità del visore rimane sempre tale, perché all'inizio si pensava utilizzo il clip-on sia per guardare che poi per puntare, ma al lato pratico diventa molto scomodo, di notte al buio togli metti, la seconda spesa è prendersi un visore solo da osservazione, mentre il clip-on torna molto utile
per quando devo utilizzarlo su 4-5 carabine differenti, hanno tutti diverse tarature, diversi montaggi da fare, taratura A, B, C, D, oppure vari profili, 1, 2, 3, 4, 5. E quindi è un 50-50. Chi prende il clip-on ha uno scopo, quello di doverlo togliere e rimettere a seconda dell'utilizzo. Invece la visione è comodo avere uno strumento solo per quello. E niente, quindi si vendono bene tutte e due. Ma gli appassionati adesso sono in grado di fare da soli le impostazioni per le varie carabine, o comunque li aiuti tu e gestite qua voi in azienda? Molti sono esperti, ormai 10 anni che li utilizzano e fanno tutto da loro. Altri gli diamo qualche dritta, glielo spiego proprio per bene. A volte glieli tariamo noi se ne hanno necessità, a volte li portiamo noi a far vedere. Io comunque prima di uscire da qua devono conoscere bene le impostazioni, gli dico di giocarci fin da subito, comunque gli spiego tutto dalla A alla Z, spero che lo assorbano. Il mio trucchetto che gli dico è: uscito di qua vai a casa e inizia a giocarci. Comunque quindi hanno la possibilità di venire qua da te, prendere la scatola insieme con te e poi provarli. Noi ci mettiamo qua fuori, li proviamo, perché è importantissimo guardarci dentro in base al budget che uno ha. Sono prodotti eccezionali, quindi il mio consiglio è sempre andarli a provare, buttarci l'occhio dentro, glielo dico sempre. Quindi non fermarsi solo a un marchio che possa essere Pulsa, Micro, Knockpix, ATN, Leica, Burris o quant'altro. Venite a provarli, venite a guardarci, ci mettiamo qua fuori, c'ho il banchetto, o andate al vostro armiere vicino che vi consenta di provare questi prodotti, perché ogni occhio è differente dall'altro. Molto spesso vengono qui con l'idea di prendere un prodotto perché l'amico ha quella marca e quel modello, ma quel modello è passato perché magari è uscito 2 o 3 anni fa, e lui mi cerca quel modello e gli dico: guarda che ci sono altri prodotti, proviamo a guardarci, ed esce con tutt'altra idea. Con tutt'altra idea, sì, bisogna guardarci dentro. Quindi tratti Knockpix, ATN, Thermotech, Burris, Leica, Micro, infirei l'evoluzione di Knockpix, non vorrei lasciare Steiner, Zeiss, tutto praticamente. Sì. Potremmo dirti che cosa non provi alla fine. Sì, poi ci sono i prodotti che stanno andando per la maggiore, ma lo sceglierà il cliente venendo. Quindi non ti esponi, No, non mi espongo. Sicuramente lo sceglie sempre il cliente. Sempre il cliente, devo dargli a disposizione i prodotti da provare. Mi sembra corretto. Sì. Allora, se vuoi noi iniziamo a aprire tutte le scatole. Iniziamo perché c'è da fare. Va bene. Il tuo amico arriverà adesso. Lo provo a chiamare. È scappata l'alce. No, che se scappa l'alce è un problema, Dobbiamo trovare qualche persona. Tra le altre cose è bello perché qui davanti al negozio, all'armeria, c'è proprio un parco gigantesco, e qui ragazzi secondo me si possono provare anche i binocoli, cioè venite qua a trovare Riccardo perché potete provare tutto quello che volete. Sì, venite. Ok, qui iniziamo a preparare il Blaze Hunter 640, l'XG35 di Pulsar e il Vista l'H50. Quindi questo è un 50 mm. Questo è un 50, gli altri due sono 35. Quindi cambia l'ingrandimento iniziale, ma la qualità dell'immagine è la medesima. Quindi vedremo un pochettino più grande il soggetto osservato o l'oggetto osservato, se fosse caldo, e tiro fuori un Falcon FQ50, quindi 2,35 e 2,50. Perfetto, così riusciamo proprio a far vedere le differenze, perché poi è una delle domande più gettonate, Quando mi scrivono mi chiedono: Salimbeni, ma secondo te è utile investire in un 50 da 640 pixel o posso rendermi il 35? Lo spiego facilmente, spero di essere molto chiaro. Di solito il 50 è per chi punta lontano, quindi un campo visivo ristretto è un ingrandimento iniziale maggiore, quindi la massima qualità si ottiene sempre col minimo ingrandimento. Quindi mettiamo un esempio banale: in alta montagna dove c'è poca vegetazione vedo che i clienti mi preferiscono un 50, quindi posso puntare già a lunghe distanze. Quando lavoriamo tra virgolette nello sporco, nel bosco, così si preferisce un 35, oppure se sto facendo cerca in movimento
mettiamo da una macchina, da una Jeep o qualcosa, un campo visivo maggiore di solito risulta più utile. Ma questo non sta a me a deciderlo, ma sempre a voi. Esatto. Poi ci sono anche dei modelli adesso che c'è la possibilità di cambiare la focale, giusto? Sì, c'è la doppia focale, anche quello molto utile. Mi viene in mente il Thermotech con il Cyclops e i modelli poi successivi, il Ike Micro con lo zoom che ho sempre a disposizione, quindi puoi cambiare la doppia la focale da 30 a 50, da 35 a 50, avendo sempre la massima risoluzione. Certo, ci sono anche quelli con doppia focale e dobbiamo soltanto montarli. Sì, allora ti do le piastre. Ecco qua la prima. E la montiamo su questo bel Vista. Poi smontiamo l'altra. Allora, devo far lavorare te, perché purtroppo o riprendo o ti aiuto a montare i prodotti. No, ma ce la faccio da solo, ce la faccio benissimo. Altrimenti metto la pettorina che uso ogni tanto quando giro i video in esterna. No, non serve, ti darò una mano. Va bene, non mi fai lavorare. Non mi fai lavorare. No, lavoro io. Tanto oggi, giorno di chiusura, riusciamo a lavorare tranquillamente. Infatti, tra le altre cose, ti ringrazio perché settimana scorsa ero in mezzo a una crisi di bronchite e non riuscivo a muovermi. E hai perso una giornata, e oggi hai perso una giornata di ferie per fare questo lavoro con i termici. Mi so sacrificare, sì, è vero. Grazie. Mi so sacrificare, figurati, Pier. Perdonate, ormai Pier Giovanni qua sta invecchiando e inizio a avere problemi. E ora che sicuri bene, sta troppo l'aria aperta. Inizierò a provare i microscopi. Esatto, così stai in un ufficetto al calduccio. Tranquillo, e non rischi malattie. Esatto, o le dame, sai, provo le scacchiere. Ah, ok. No, io già stavo non fraintendere. Io stavo già, no, perché a quel punto mi offrivo come volontario. Volontario comunque. Ma intanto tua moglie il canale non lo vede. Non lo vede, per quello posso parlare tranquillamente. Guarda, ho il 2% di donne che seguono, quindi non ti preoccupare. Ho sentito parlare di dame subito. Pronti? Primo, qui il blocco. Ok. Stavo facendo già i conti di quanta roba c'è su sto treppiede. È un bel albero di Natale oggi. Portiamo via lo spray antiaggressione, mica che ci aggrediscono nel parco. Adesso, mentre aspettiamo la renna o alce, non ho capito. Dipende da che vestito si è procurato oggi. Sono un po' curioso di vedere la scena. Dopo noi cosa faremo? Li faremo scaldare almeno 5 minuti. Anni fa c'era la necessità di farli scaldare almeno 15 minuti per il microbolometro, eccetera. Adesso in realtà già dopo 2 minuti e mezzo sono ottimi. Noi aspettiamo 5, facciamo una calibrazione e poi niente, partiremo con la videoregistrazione. Dopo di questi mi dicevi che volevi fare anche il test dei clip-on. Sì, poi proviamo 3 clip-on differenti e ci divertiremo anche lì. Cioè ragazzi, ma qui in un pomeriggio facciamo tutte queste comparative qua sul campo, fuori in esterna, che io non sono mai riuscito a fare. No, ma ci sarebbero anche tutte le ottiche d'appuntamento, c'è un sacco di roba. Però lo faremo un'altra volta. Magari, non so, nel 2026, se vorrai, verrò a trovarti. Certo che e sì, organizziamo qualcosa. Organizziamo, sempre meglio, dai. Allora siamo pronti ad andare fuori su. È arrivato. Oh. È arrivato il mio amico Cristian. Ciao Cristian. Ciao Cristian, piacere. Buongiorno. Sei pronto? Sì, prontissimo. Quindi farai praticamente da cavia oggi. Sì. Ma senza fucili, è una cosa visuale, Sì, non sì, ti preoccupare. Senza fucili, senza Ma niente. oggi farai l'alce o la renna? Faccio più l'alce. Oggi fa più l'alce. Oggi fai più l'alce. Va benissimo, va benissimo. Ci tenevo a sapere il nostro amico Ale Scaiotti. So che ci guarderai, quindi sei stato nominato. Ciao Ale. Va bene, ragazzi, allora vestiamoci un attimo. Vabbè, voi siete abituati alla adesso mi metto anche su una giacchetta. E ci vediamo fuori. Sì. Guardate che meraviglia, ragazzi. Siamo nel cuore di Novara. Spettacolo qua, Riccardo. Qui possiamo provarli, che è una meraviglia. Qua puoi fare anche una giornata con i birdwatcher. Poi ci sono tutti i runner che si allenano, insomma abbiamo punti d'osservazione, possiamo vedere insomma una persona a 150-200 metri di distanza e vedere come la si può osservare.
in questo caso toccherà a Cristian salire su quell'ultima collinetta là. Sì. Poi diremo anche che distanza è quella collinetta, tanto abbiamo il telemetro e Ok. possiamo dire esattamente di cosa stiamo parlando. Li accendiamo. Va bene, li accendiamo così si equilibra la temperatura interna del microvolometro. Stimiamo con uno che ha il telemetro, che mi pare sia In questo caso il Blazer. Però tutti questi strumenti ci sono con o senza telemetro a seconda delle necessità, dell'utilizzo che uno intende farne, insomma. Calcolate che con la temperatura esterna che abbiamo oggi, che è di circa 3 gradi, non c'è bisogno di fare il test di notte, quindi abbiamo evitato per problemi oltre che di tempo, giustamente anche di Riccardo, ma anche perché è inutile, non è estate, quindi la temperatura di Christian è sui 36,5, 37 e la temperatura esterna è di 3 gradi, quindi oggi ce la facciamo benissimo anche di pomeriggio. Cristian, fai avanti e indietro dall'acero all'altra pianta, così rimani nel campo degli strumenti. Allora Riccardo, che impostazione hai messo? Che paletta? Allora, paletta colori bianca, il caldo bianco, va a gusti. Chiaramente i primi due strumenti, che sono un 50 d'uscita, l'IC Micro, l'FQ e il Vista H50, avranno ingrandimenti maggiori, in questo caso 2.7 e 4x. Per quanto riguarda invece l'ATN, il Blazer sempre 6.40 e l'XG 35 della Pulsar, siamo una paletta colori sempre bianca e l'ingrandimento adesso lo vado a verificare, è di un 2,5 per quanto 2 per e 2,5 per il Pulsar, 2 per la TN, 2,5 per il Pulsar. Va bene, allora adesso noi facciamo la registrazione, poi voi troverete nel filmato a cascata le 4 riprese. Magari facciamo vedere dal più piccolo, quindi Pulsar, ATN, Knockpix e IC Micro Falcon 2.0.
Cristian, allora la tua esperienza è stata intensa oggi. Bellissimo, dai. Diciamo come esperienza di Alce è andata molto molto bene. Io poche alci ho visto così belle. Devo farti i miei complimenti. Sì. Grazie ancora. Meno male che non ti ha sparato, perché Meno l'istinto male. ce l'aveva. Adesso però proviamo quelli del punto, i clip-on. Proviamo allora il clip-on. magari sì, adesso proviamo a sparare. Dai. Quindi devi muoverti un po' più veloce. A zigzag. A zigzag. Va bene. Dai, rientriamo in armeria, prendiamo gli altri strumenti e torniamo fuori. Ottimo. Andiamo. Allora, puntiamo adesso ai clip-on. Ho preso, non avendo l'attacco colpa mia, li ho venduti, quindi quello per il Leica, se no avremmo fatto testare anche il nuovo Carlux Sight 2, il View, cioè il Sight 2. Però mi spiace, non ho l'attacco, il suo attacco, avendoli venduti. Lo faremo, la prossima riorganizzeremo qualcosa. Esatto, perché è un ottimo prodotto alla pari di questi altri, sono tutti prodotti eccezionali, veramente, sono top di gamma. Bisogna venirli a vedere, bisogna andare a vederli dove ce n'è la possibilità. Tutta questa fascia qua ha anche la fascia intermedia, quindi questi stiamo parlando di prodotti top di gamma. 2.500 euro per il Krypton 2, 2007-2008 per il Mate 50 nuovissimo della Knockpix, che ha una particolarità rispetto agli altri nuova, che ve ne parlerò tra un momento, e il Thunder 3.0 sempre il 50 che con telemetro anche il Mate 50. La sua particolarità è che ha un laccetto con il suo computerino di bordo che interfaccia con il clip-on, e ingrandendo gli ingrandimenti ottici mantiene la medesima qualità d'immagine del minimo ingrandimento. Spero di essermi spiegato. Alla Piero Angela proprio. Okay. Quindi aumentando gli ingrandimenti si ha sempre l'immagine perfetta. Questa è una novità di un mese a questa parte, da quando è uscito. Questa è l'unica differenza rispetto ai suoi competitor, che sono prodotti eccezionali. Sì, quindi insomma il sistema parafocale aumenti l'ingrandimento e rimane sempre alla massima definizione. Invece questo bellissimo cavalletto, un Bog ce l'abbiamo in offerta a 250 euro, offerta natalizia, bellissimo, comodo, non eccessivamente costoso, universale. Sì, stavo vedendo. Quindi Riccardo, adesso tu per caso magari ne hai un altro paio di questi cavalletti? Ho fatto una bella scorta. Hai una paletta? Hai una paletta? Sì. Adesso ci porteremo fuori, andiamo al parchetto, belli compatti, ritirati. Quindi assistente anche lui, sì. Quindi possiamo fare la ripresa di tutti e tre nello stesso istante. In contemporanea, certo. E tu adesso imiterai il cervo rosso. Coda rossa, dai. Coda rossa, perfetto. Va bene. Benissimo, andiamo all'aperto. Beh, è una bella fortuna avere qua il parco davanti, perché uno si vuole molto comodo, puoi portarlo anche qua coi binocoli, Sì. Ho chiesto al sindaco anche se potevo fare da poligono, però ancora non mi ha dato da poligono? Non mi ha ancora dato l'ok. Aspettiamo l'autorizzazione. Va bene, perfetto, avvisami. Ho fiducia. Avvisami. No, stavo prima dicendo con Riccardo, perché l'ho portato qua io uno, e guardate, sono veramente leggerissimi, proprio leggeri, belli, ben fatti. Sì, vanno messi un attimo in bolla perché io così non riesco, che sto riprendendo. Ok. Comunque il bramito è finito, mi raccomando, perché sono passati 2 o 3 ragazzi a fare jogging. No, faccio il bravo. Ok. Tu guarda, uno il lunedì pomeriggio al posto di stare a casa tranquillo cosa deve fare, No, a casa c'era da stare con moglie e figli. Va bene, è per quello che mi hai chiamato oggi. Allora. Sì, certo. Ho capito. Uno se le deve inventare proprio tutte. Bene. Quindi a tua moglie gli hai detto: mi dispiace cara, sarei stato tanto volentieri con voi. Con te, con mia figlia sì, perché tu era con lei che era più difficile. Vabbè, comprenderà, il lavoro è lavoro,
portare a casa la pagnotta è dovere. Speriamo che non lo veda mai questo video, ma sicuramente non lo veda. Non lo so, magari qualche amico dell'amico Spiffera. Aia. E allora farò meno il galletto la prossima volta. La prossima volta porti tua moglie. La picciola. Oh, abbiamo una spettatrice. Ok, Io vado Allora, mi raccomando, riscaldamento da cervo. da cervo. Vado perché? Se riesce a fare il solito spostamento tra l'acero e l'altra pianta, Va bene. noi inquadriamo nella stessa posizione. Riccardo, sempre impostazioni standard, giusto? sempre per Perché altrimenti cerchiamo di essere paritali per dare Esatto. almeno un'idea in questi pochi minuti, però uno così inizia ad avere l'idea di questi prodotti, poi è bello guardarsi dentro. Sì, Lo poi magari ripeto un'azienda ha un contrasto più di un altro, una C'è- tonalità del grigio diversa. Allora, ognuno sceglie sempre il prodotto che più ritiene bello a sé. Mi capita a volte di avere 2 o 3 amici che vengono in negozio e poi ognuno di loro prende un prodotto diverso dall'altro. Completamente. Lasciamo stare il budget, proprio gli piace più un software rispetto a un altro, per il loro occhio si vede meglio uno rispetto all'altro e ognuno fa la sua scelta, però deve avere la possibilità di poterli confrontare. Sono belli da vedere, ognuno ha i propri gusti. Cioè, tanto poi la fortuna che adesso tutti i prodotti hanno la possibilità di registrare i video. Ha un trucchetto comunque, è sempre buona cosa aprire l'obiettivo, perché sennò diventa difficile riuscire a È vero. Sì, è un consiglio che mi sento di dare. Tu scherzi, ma guarda che potrebbe essere Anch'io capitato. l'avevo lasciato coperto, non vedevo. Io intanto faccio una panoramica sui prodotti. Tra le altre cose, gran bei cannocchiali da tiro ci sono sotto. Qui abbiamo un Leica. Sono cannocchiali da battuta, li ho presi con Swarovski. Leica, Swarovski, ma per avere anche delle lenti di altissima qualità per poter utilizzare questi strumenti, quindi avere delle belle lenti. Le utilizzo su ottiche da battuta perché sono belle compatte, con i clip-on che tendono comunque, pur essendo sempre più leggeri e performanti, tendono a appesantire davanti la comodità. Sulla volata. Sì, sulla volata, così mi rimangono più compatti e più bilanciati sulla carabina. Sono come poi gli ingrandimenti, c'è da dire, come abbiamo detto, che questi strumenti qua top di gamma riescono a utilizzare più ingrandimenti, quindi 6, 8, adesso siamo arrivati anche a 12 ingrandimenti senza problemi. E niente, questa è una scelta di montaggio e basta, per praticità e comodità. Allora Riccardo, quanti ingrandimenti li mettiamo i cannocchiali? Allora, li mettiamo 4 ingrandimenti, tutti quanti, in maniera che siano tutti uguali. Ok, questo è a 4, perfetto, ottimo, e questo è a 4 anche questo. Va bene, allora Ci siamo. possiamo iniziare.
È il bramito che non abbiamo sentito. No, ma attenzione, mi sa che si è attrezzato il ragazzo. Ecco il richiamo. Ecco cosa stava facendo laggiù. Ma ecco perché le ragazze ti hanno... E guarda che una stava chiamando il 112 e l'altra il 113. Io ovviamente il bramito c'è. Anche se ho fatto una brutta figura con le ragazze. Incredibile. Li scegliamo così, i migliori. Allora, noi abbiamo finito in esterna e adesso andiamo con Riccardo a discutere un attimo con le ultime conclusioni. Andiamo all'interno, dai, che fa un po' più caldo. Va bene, grazie. Beh, allora, abbiamo guardato grandi bei prodotti, non è importante il marchio, ma è vederci dentro questi prodotti. Sono marchi top di gamma, insomma, leader del settore. Il mio consiglio è quindi guardarci sempre dentro. Un'altra considerazione che non ho fatto prima è guardare e verificare questi prodotti sempre con la stessa ottica. Noi abbiamo utilizzato delle belle ottiche, dei Leica. Erano due modelli differenti, però c'era sia un Leica che uno Swarovski con ingrandimenti 8x e un Leica 6x, ma quando verrete in negozio o andrete ai vostri negozianti di fiducia è giusto che osserviate anche l'ottica con la quale vengono montati i clip-on, mi sto riferendo ai clip-on in questo caso, che siano a parità, insomma. Sì, cioè non usate, ragazzi, un cannocchiale da 200 euro con un clip-on da 3.000. Da 5.000 euro, esatto. Questa è una considerazione importante da fare. E per il resto niente, buona visione termica a tutti. Ragazzi, noi terminiamo qua questa, spero, piacevole comparativa sul campo. Vi aspetto come sempre sul mio canale YouTube, su binomania.it, su termicinotturni.it e sul gruppo Facebook Visori Termici, Visori Notturni e Fototrappolaggio. Mi raccomando, venite a trovare Riccardo qui in Armeria Novara, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, scusami se ti ho interrotto, ma ci tenevo. Assolutamente, anche perché è armato il ragazzo, quindi devo fare attenzione. Un carissimo saluto a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni, da Riccardo, da Cristian, grande Cristian, il nostro cervo. Ciao ragazzi, ciao.